E bentornati su RBM 193, qui siamo sempre il vostro Mario. La vostra Barbara. E poco fa vi abbiamo accompagnato durante tutta la chiusura del maxi contratto da 3 miliardi con i quali la Repubblica Araba ha appena acquistato il centroavanti cinese Totti ZTX. Ma passiamo alla politica, Barbara? Passiamo alla politica, perché stanno terminando proprio in questi giorni le elezioni per il nuovo sindaco di Roma, dopo l'espulsione improvvisa dei vertici di partito generati dalla sfiducia unanime dell'amministrazione capitolina. Esatto, ma come abbiamo già avuto modo di sottolineare, il nuovo sistema, soprannominato a democrazia super ultra diretta, ha però generato forti malumori all'interno della classe politica. E abbiamo l'audio del parlamentare del partito neonazi italiano, Marco Giambruno. Ma è giusto così che il popolo torni a potere e che la città venga restituita ai cittadini, cosa di cui sapete non sono contenti i nostri amici radical chic degli attici a New York che si fanno chiamare sinistra. Ecco, questo era Marco Giambruno, mentre tutt'altro profilo è il segretario di ala sinistra, Rocco Rocco, invece ha replicato duramente posizione. Si rischia di lasciare la città in mano a chiunque, senza alcun merito, un'adeguata preparazione, soprattutto senza senso di responsabilità istituzionali. Mamma mia che mosceria! Ma c'è da dire che nonostante gli incessanti appelli per l'ascensione da parte della maggioranza parlamentare, finora i numeri dell'affluenza sembrano battere quelli di ogni altra elezione degli ultimi anni. Chissà perché, Ma noi di Radio per Meglio dobbiamo chiudere. Ci sentiamo domani. Ebbene, ci sentiamo domani alla stessa ora, vi salutiamo e vi esortiamo a rimanere a casa viste le temperature. Mentre ai più coraggiosi ricordiamo che il termine ultimo per somministrare la propria candidatura ai pubblici uffici è prorogato fino alle 20 domenica 15 agosto. Il giorno in cui abbiamo gli sconti su tutti i prodotti ufficiali della prima stagione dello Giusto Super Special, scarpe, divise, palloncini, mascherine, pinne, fucili, un piace, di marijuana, lasciamo stare gli spinghe. Vieni, fai come se fossi a casa tua, non ti preoccupare. Finisco il sistema Rivo, tu stai tranquilla. Ciao! E che hai fatto alla gamba? È una partitella a pallone. A pallone. Sì, su una scivolata mi hanno schiacciato il ginocchio. Perché? Ah, fa strano così, ma... nome? Federica, Marino. Federica, piacere, Gigi, sono il selettore. Tranquillizzati, siamo tra amici. C'hai sete? C'hai fame? Ti offro qualcosa? Ma sono snack. Best Mayor! Guarda. Ma sono finiti. Mannaggia. Oh, buona bottiglietta d'acqua. Magari. 2 euro. Ma davvero? Certo. E che ti pensi che esce dal rubinetto così? C'ha dei costi. Ma io me la dati per davvero, ma stavo scherzando, no? Mannaggia. Vabbè, va. Chi è? Te dice proprio sfiga oggi, guarda. Aspetta. Mi portate l'acqua nella sala selezioni, grazie. Comunque, Federica, diamo un'occhiata a sto programma. Figa. Guarda quanto roba. No. Ma, ok, però è figa sta cosa dei trasporti pubblici. Che so? Ce lo vuoi dire? Anni fa c'era la possibilità di usufruire di mezzi di trasporto pubblici gestiti dal comune, più grandi delle classiche automobili, erano capaci di trasportare centinaia di persone. Poi, quando si tentò la sostituzione con quelli ecologici, il progetto venne archiviato perché è troppo costoso. Ora, avrei potuto capire questa cosa 20 anni fa, ma adesso che non si può più camminare per le strade senza maschera e che i costi privati sono aumentati, mi pare il caso di riconsiderare. No, vai, finisci, te sento, scusa, è che stavo a... Vai, scusa. Sì,
Ecco, ci lamentiamo tanto dell'inquinamento, ma gli ultimi dati rivelano come per ogni famiglia ci siano 4 automobili in media. Quindi la mia idea era... T'ho capita, io ho capito dove andare a parare, però, vedi, se noi facciamo sta cosa dei trasporti pubblici, facciamo arrabbiare le lobby delle concessionarie, quelle sono lobby potenti, ci aprono il culo. Cioè, là moriamo tutti intossicati. Beh, figlia mia, ma ste 4 automobili a famiglia chi le compra? Mia nonna, buonanima? Credo, ma se non c'è un'alternativa pubblica, la gente mica può andare a piedi. Sei sicura che è stata la privatizzazione a rovinare il trasporto pubblico? Magari potrebbe essere vero il contrario, no? Io so solo che 4 auto a famiglia non servono a un cazzo. Sì. E poi si collega al punto successivo dove parli di manutenzione stradale. Cioè? Ma chi te ci ha mannato? Scusa. No, manutenzione stradale. Manutenzione stradale. Ci sarebbe questo nuovo materiale che innanzitutto è più resistente e non si apre ad ogni goccia che cade sull'asfalto e poi sostituirebbe il ben più caro. Ma lì ci si inculano i sauditi. Però c'hai ragione, sai, perché è figa sta cosa della reilluminazione a LED. È coatta. Perfetto. Bel programma, certo, un po' di sinistra, ma bel programma. E si vede che sei giovane, che c'hai la freschezza, che c'hai la testa sulle spalle, che c'hai delle idee. E Beh, sei esattamente quello di cui non abbiamo bisogno. Riga, giù. Ma guarda che hai combinato qua, Fede, stai sporcando tutto, stai. Da 3 punti, Fede, da 3 punti. Fede, hai visto? Da 3 punti, come il capitano. Dux mea lux che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà. Oh, è plaga, date efficiente, dietelo qualche colpo, c'è sta la fila dei fori, dei cecche. Vabbè, ma fammi divertire pure a me, bro, ogni tanto. Certo, tanto pulisci te. Te stai sempre a lamentare. A proposito, mandami sul prossimo, il 1938. Ma tu l'hai capito da quant'è che sto a pulisi? Ti pagamo apposta. Beh certo, ma ci sono fatta la villa. Ah, bru, ma che bambu con testa pure te, Ma mo? che bucontesta che ha scaricato tutto su qua, povera ragazzi. Da che poi io vorrei sapere, ma chi stiamo a cercare? Ne hai visti 2000? 2000! Non te ne è andato bene uno. Ah, bru, la metà erano dei roni o casalinghi fumati. L'altra metà erano secche. Che ci mettiamo? Uno dei Caserta o dei Crotone? Ma che cazzo di figura ci famo? Il sindaco di Roma deve essere almeno da Montemirvio in su. Sì, vabbè, ho capito, ma se posso sapere che stai a cercare? Un avanguardista. Uno che sappia dare la svolta. Fammi capire che dovrebbe fare sta avanguardista. Allora li mandiamo a casa sti negri de merda. Abbiamo trovato. Buongiorno, sindaco!